Domani c'è un concerto in piazza. Ci andiamo? Va bene, però ci dobbiamo preparare presto perché ci sarà tantissima gente. Viene anche il tuo amico Giorgio, vero? Chiedi a lui se ci accompagna al concerto in macchina. Assolutamente no. Con Giorgio non ci voglio avere niente a che fare. La particella C è sempre usata in italiano ed è davvero utilissima per suonare come in madrelingua. Oggi ti spiego come si usa. Iniziamo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale, ti invito ad iscriverti, così non ti perderai tutti i prossimi contenuti per imparare l'italiano e per conoscere l'Italia. Inoltre supporterai anche il mio progetto. In tutte le conversazioni italiane hai sicuramente sentito usare questo pronome o avverbio C, che si usa in tantissimi modi. Vediamo subito i più frequenti. Il primo uso di C è unito al verbo essere, quindi nella forma esserci. Più precisamente c'è e ci sono. È abbastanza semplice. Nell'esempio iniziale ho detto: domani c'è un concerto in piazza, ci sarà tantissima gente. C'è un concerto in piazza. Ci sarà tantissima gente. Ci sono tantissime persone. Vedi, in questi esempi C è utilizzato per indicare la presenza di qualcuno o qualcosa in un posto. Nel primo esempio abbiamo una forma contratta di C con l'apostrofo. Il secondo uso molto importante di C è quello di pronome riflessivo. Va bene, però ci dobbiamo preparare presto. Ci dobbiamo preparare presto. Altre frasi possono essere: ci siamo svegliati tardi e abbiamo perso il treno. Ci sediamo nella fila centrale del cinema. C in questo caso è la prima persona plurale dei verbi riflessivi prepararsi, svegliarsi e sedersi. Quindi è un'azione che si riflette su noi stessi. Vediamo anche qualche esempio di C con la funzione di pronome diretto e indiretto. Giulio, ci aiuti ad imparare l'italiano? Appena ci ha visti, ci ha subito salutato. In questi due esempi uso il pronome ci per dire noi. Aiuti noi ad imparare l'italiano. Se ti interessa, ho fatto un video specifico sui pronomi diretti che trovi qui sopra da qualche parte nelle schede. Vediamo anche un esempio usando i pronomi indiretti. Ci piace molto assaggiare il cibo italiano. La nonna ci telefona ogni settimana. In questi altri esempi il pronome ci è usato invece per dire a noi. Quindi piace a noi. La nonna telefona a noi. Un altro esempio di ci usato come pronome indiretto è questo. Hai visto Simone? Sì, ci ho appena parlato. In questo caso ci significa con lui. Elena, non ci voglio avere niente a che fare. Esci con i tuoi amici stasera? No, ci esco domani. Capito questi esempi? Come vedi, questa particella può essere molto flessibile e cambiare uso a seconda del contesto specifico. Molto importante è anche l'uso di C come avverbio di luogo, usato per sostituire alcune espressioni di luogo, come a, da, in o su, anche nella loro forma articolata, al, dal, nel, sul. Vediamo degli esempi. Vai al mare quest'estate? Sì, ci vado a luglio. Vai dalla nonna stasera? No, non ci vado perché sono impegnato. Sei mai stato in Italia? Sì, ci sono stato una volta. Sei stato sulle Dolomiti questo inverno? Sì, ci sono stato a dicembre.
Vedi, nella prima frase ci sostituisce al mare. Vai al mare quest'estate? Sì, vado al mare a luglio. Nella seconda frase ci sostituisce dalla nonna. No, non vado dalla nonna perché sono impegnato. Lo stesso per l'esempio 3 e 4. Sì, sono stato in Italia una volta. Sei stato sulle Dolomiti quest'inverno? Sì, sono stato sulle Dolomiti a dicembre. Quindi in tutti questi casi, ancora una volta, ci si usa per non ripetere nella risposta l'espressione di luogo. Capisci ora quanto è utile sapere utilizzare correttamente questa particella? Una piccola particella ti permette di non essere ripetitivo quando parli, di suonare molto più naturale e anche di fare meno fatica, perché ci può sostituire anche intere frasi. Esistono anche tantissime espressioni idiomatiche e pronominali con la particella ci. Ma di questo parliamo in una prossima lezione, perché non voglio concentrare troppe informazioni in un singolo video. Io spero che questo video sia stato utile. Se ti interessa fare qualche esercizio o prenotare una lezione di prova con me, puoi dare un'occhiata al mio sito web in descrizione. Qui a fianco trovi un'altra lezione interessante e noi ci vediamo presto. Ciao, buono studio!